Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi presento un circuitino semplice, si chiama Octopus Tracer, credo che si pronunci Tracer in questa maniera, che è un circuito risalente diciamo agli anni 60, che sembra sia stato inventato da alcuni ingegneri della Marina per testare dei componenti. È un circuito semplice, sta in una scatolina così praticamente, non so se si vede, lo metto davanti alla faccia così magari inquadra la telecamera lui, poi ve lo faccio vedere meglio. E si fa con pochissimi componenti e serve per testare componenti elettronici anche in circuito, e fa delle bellissime cose, delle belle cosine nella sua semplicità. Addirittura mi ricordo che il mio professore delle superiori ne aveva fatto uno all'epoca e ci testava praticamente tutto. Non è un circuito per i perfettini, nel senso non è che vi darà un valore preciso di quello che andate a misurare, ma vi darà un'idea a seconda della traccia che vedrete sull'oscilloscopio se il componente rientra in un certo range o no, sicché diciamo, ripeto, non è un circuito per quelli che misurano una resistenza e poi vanno a calcolare mentalmente se rientra nella tolleranza, ma è più adatto a, diciamo, ai riparatori che una volta che ci hanno preso dimestichezza riusciranno velocemente, diciamo, a individuare il guasto. Oppure come circuitino didattico per fare determinate cose, anche riconoscere i terminali di un transistor o diciamo il primario e il secondario di un trasformatore ignoto. È vero che si possono fare i transistor, ora sono circuitini dei cinesi, che negli anni 60 ovviamente non c'erano, ma avevano inventato questo. E lo stesso per riconoscere i terminali, sempre circuitini dei cinesi, ma riconoscere il terminale base emettitore, base collettore negli anni 60 era un pochino più difficile. Ecco, questo fa anche quella funzione lì, ma poi ripeto è un circuito interessante proprio dal punto di vista didattico oltre che pratico, perché se ci prendete pratica vi aiuterà moltissimo nella ricerca di alcuni guasti. Proseguite nel video e come al solito guardate quello che combino. Allora, come si può vedere, per questo progettino basta un trasformatore e pochissimi altri componenti. Si potrebbe montare tutto in aria, io userò questa basetta qui perché ce l'avevo e torna meglio montarci i componenti, però si potrebbe, diciamo, montare tutto in aria. Allora, come vedete c'è un trasformatore, che questo qui è circa 7 volt, ma va bene anche uno da 10 o da 12, e poi abbiamo due boccoline che serviranno per i puntali, le due spinottini BNC che se ne può fare volendo anche a meno, ma insomma sono utili, e c'è solo 3 resistenze, non c'è altro praticamente. Ora stanno camminando le resistenze comunque, sicché il progetto, diciamo, è facilissimo, alla portata di tutti. Ecco fatto, il pannellino è disegnato e ora andiamo a tagliarlo con il laser. E adesso diamo la via all'incisione con il laser. E dopo l'incisione passiamo al taglio. Ed ecco ora la mascherina perfettamente tagliata e finita, e ora ci montiamo insieme i vari componenti, le boccole e tutto quello che è necessario. Ecco qua come si presenta il pannellino montato, con i BNC e con la spia rossa e gli spinotti dove ci andranno i puntali.
Ecco come si presenta il circuito montato nella scatolina. Questo qui è un trasformatore di un vecchio flash in alternata, ovviamente è un trasformatore. Qui ci sono poi le uscite che vanno collegate ai BNC e direttamente ai puntali del tester. E ora faccio questi collegamenti qui, è inutile che ve li faccio vedere mentre li saldo perché diciamo, mi impallerei, nel senso che vi tappo la telecamera e poi ve lo faccio vedere quando è finito e poi procediamo praticamente alla prova e lo chiudiamo insieme. Ecco, i fili sono tutti collegati, non sto a farli nemmeno tante storie nel cablaggio, tanto sono due fili in croce praticamente. E io passerei a chiudere la scatola e poi lo proviamo insieme e vediamo cosa può fare questo semplicissimo circuito. Allora, prima di passare al funzionamento del circuito che ho fatto, vi volevo far vedere che lo stesso circuito non è che è così proprio campato per aria, perché lo mettevano praticamente negli oscilloscopi dell'AMEG, che poi è Tektronix. Questo vediamo un oscilloscopio dell'AMEG vecchio degli anni 80 da 60 MHz e qui abbiamo un tasto che c'è scritto Component Tester. Praticamente inserendo due puntali, uno qua e uno verso la massa, e premendo questo pulsante praticamente si attiva il prova componenti. Questi sono i coccodrilli. Se mettiamo una resistenza, questa è da 4,70, vedremo la stessa riga più o meno ovviamente, e un condensatore da 2 microfarad lo vedremo così, e un condensatore da 200 microfarad lo vedremo così. Sicché, per dire, è un circuitino semplice, però lo inserivano anche negli oscilloscopi che insomma avevano non dico un certo pregio, ma che comunque servivano per i riparatori e per trovare, diciamo, i guasti abbastanza velocemente. E ora passiamo al circuito invece che ho fatto io. Allora, questo è l'apparecchiettino che ho fatto, e i comandi sono ridotti all'osso, non ho messo nemmeno l'interruttore, c'è la spia che mi dice quando è acceso e praticamente l'interruttore non l'ho messo perché quando mi serve attacco direttamente la spina, sicché ho ridotto all'osso veramente i componenti. Poi abbiamo le due boccole per metterci i puntali. Ho usato una boccola gialla e una boccola blu perché avevo una boccola gialla e una boccola blu, non avevo, anzi, a dire la verità, avevo delle boccole rosse e nere, ma mi servono per altre cose, tanto non cambia niente, sicché nella boccola blu metto il nero, nella boccola gialla metterò il terminale rosso del puntale. I puntali sono questi, classici puntali di un tester, come tutti conoscete ovviamente, eccolo qua. Poi l'altra cosa che bisogna mettere sono le sonde che vanno all'oscilloscopio. Abbiamo una sonda qui, vedete i due ingressi, qui in questo caso sono le due uscite che vanno ai due ingressi dell'oscilloscopio, X e Y. Praticamente una volta inseriti questo, l'apparecchiettino è attaccato alla corrente, ovviamente l'apparecchio è pronto per funzionare. Ora io dopo sposterò l'inquadratura e farò in maniera che si inquadrino i componenti che vado a misurare e lo schermo dell'oscilloscopio, in maniera che vedete quello che faccio. Il circuito, lo scatolottino, diciamo, lo strumentino lo sposto da una parte perché ci darà noia nelle misure. Allora, abbiamo collegato le uscite dell'Octopus, le abbiamo collegate, vi ho fatto vedere, abbiamo collegato i terminali del tester, che ora fra parentesi ho sostituito con due coccodrilli che mi torna meglio, e ora dobbiamo collegare l'oscilloscopio, che è questo. Praticamente dobbiamo mettere ingresso 1 e ingresso 2 e commutare l'oscilloscopio con questo tasto in funzione XY.
Va bene, io sto usando questo qui analogico, ma ovviamente va bene anche qualsiasi oscilloscopio digitale moderno. Le uscite le possiamo, cioè gli ingressi, scusate, le possiamo mettere direttamente, invece che in AC le possiamo mettere in DC direttamente, però anche se le lasciate in AC tanto lavora su frequenze, un'onda sitosidale di 50 Hz, sicché va bene comunque le possiamo mettere in DC. Ora passerei un attimino a vedere un attimino velocemente lo schema elettrico, poi si passa a fare le prove dei componenti. Allora, questo è lo schema elettrico, veramente banale, proprio banalissimo. Allora, il trasformatore, un'uscita che va da 6 a 12 volt, diciamo nel circuito originale l'uscita del trasformatore era 6,3 volt perché veniva usato un trasformatorino che si usava per i filamenti delle valvole. Ripeto, questo circuito qui, questo Octopus, è stato già proposto da siti americani, da siti credo anche italiani, in tutte le salse. Ovviamente non ho inventato niente, ve l'ho voluto riproporre perché non è così, diciamo, non dico pubblicizzato, ma insomma non è così poi comune che vederlo, anche se, ripeto, se lo andate a cercare lo trovate. È un circuito vecchio, sicché non ho inventato niente, e ripeto, quando andavo a scuola alle superiori il mio professore se ne era fatto uno e lo usava per tutto praticamente, cioè era diventato un mostro dell'uso di questo circuitino qui. Allora, se usiamo un trasformatore a 6 volt, questa resistenza qui e questa resistenza qui si potrebbe anche omettere, potrebbe funzionare solo con questa resistenza. Io comunque l'ho messa e da pochi ohm, diciamo, un pochino a protezione. Se usate un trasformatore invece che a 6 volt, magari a 12 volt, questo valore di resistenza che ora è basso potete portarlo, che ne so, a 500 ohm o giù di lì. E questa resistenza qui abbassarla di valore, in maniera che qui c'è un attimino una tensione più bassa, fa da partitore di tensione. Questa è una resistenza da 1 kΩ che poi va ai puntali praticamente, e io a prove fatte, diciamo, andava bene una resistenza da 1 kΩ. Potete montarla per far scorrere meno corrente di valore più alto o di valore più basso. Allora, quello che dovete vedere con queste resistenze, queste 3 resistenze che andate a mettere, per trovarlo sperimentalmente, se con i valori che vi ho dato io non funzionasse, fate la prova con uno Zener. Se non riesce a fare la curva Z, vuol dire che magari questa resistenza qui da 6, che io ho messo 6,8 ohm, se voi la mettete magari, che ne so, da 500 ohm perché usate un altro trasformatore, è di valore troppo alto, oppure questa qui è di valore troppo basso. Insomma, aggiustate queste 2 resistenze qui, o se decideste per far scorrere meno corrente di usare una resistenza invece che da 1 kΩ, ho visto dei circuiti in giro che c'era la 10K, se lo Zener comunque non fa il famoso ginocchio, che dopo vi fa la famosa curva a Z, scusate, che vi faccio vedere dopo, dovete ritoccare il valore di queste resistenze. Comunque, se usate un trasformatorino da 6-10 volt con questi valori qui che ho messo, dovrebbe funzionare tranquillamente. Allora, qui ci attacchiamo ai puntali del tester, qua lo mandiamo al BNC che poi va al verticale, qui al BNC che va all'orizzontale. Non servirebbe nemmeno un BNC, potete fare anche un circuito semplicemente montato su una basettina o addirittura in aria. Io ci ho messo 2 BNC perché poi con 2 cavettini l'attacco all'oscilloscopio, ma in realtà non potete usare direttamente le sonde che le andate a attaccare qui direttamente, il circuito, diciamo, su un pezzettino di vetronite, su una basettina preforata, quello che è. Ora io passerei direttamente all'utilizzo del circuito, che è più divertente.
Allora passiamo facciamo subito una prova con delle resistenze, diciamo che è quella poi meno interessante. Questo pallino qui che vedete l'ho fatto per centrare, per vedere dove devo andare a mettere i componenti, se no vado fuori schermo. Allora, questa qui è una resistenza da 470 ohm e se io la tocco vedete che la linea, diciamo, va in diagonale. Se fosse un circuito aperto la linea rimane in orizzontale, circuito chiuso, un cortocircuito, la linea va diciamo in verticale. La vediamo leggermente storta perché andrebbe tarata un attimino la traccia dell'oscilloscopio. Ora in questo momento qui non ho voglia. Comunque è questo, sicché cortocircuito, circuito aperto, resistenza da 470 ohm, non vi dà il valore ovviamente, però sapendo che la resistenza, diciamo una resistenza di questo valore più o meno deve fare una curva così, se voi vi trovate con una curva, mettiamo così, c'è qualcosa che non quadra. Perché? Allora, vediamo un attimino. Questa è una resistenza da 4,70. Questa qui è una resistenza da 2200, che vedete che ora lo tocco male. Allora, vediamo questa. Questa è una resistenza da 4,70. Questa è una resistenza da 2200, la vedete è ancora più inclinata. Questa è una resistenza da, mi pare, 18.000 o 12.000, ora non vedo il colore di qui, eccola qua, è veramente poco inclinata. Ora ovviamente questi valori qui si possono, la curva praticamente si può regolare un attimino agendo sui comandi dell'oscilloscopio, sicché anche qui, se sapete che queste resistenze qui devono dare una curva così e c'è da provarne più di una in circuito, uno le va a testare e dice questa va bene, questa no, assolutamente, se dovrebbe essere di valore uguale, e questa nemmeno. Sicché questo è per darvi, diciamo, un'idea. Come ripeto, è un circuito che serve per testare velocemente degli oggetti, dove abbiamo memorizzato, non sull'oscilloscopio ovviamente, ma nella nostra testa, che curve dovrebbe fare un dato componente di un dato valore. Sicché, ecco, ripetevo, non è per i perfettini che vanno, per chi, diciamo, vuole fare una riparazione magari veloce e una volta memorizzato nella sua testa come deve funzionare un componente, farà presto. Comunque questo è, diciamo, la prova delle resistenze, che si può fare tranquillamente con un ohmmetro, ovviamente non è detto che si fanno con questo strumento, però misura le resistenze, diciamo, anche le misura, le testa se ci va bene per quello che vogliamo farci. Qui è il discorso lo stesso dei condensatori. Allora, un condensatore, questo è un condensatore da, mi salta via tutto, da 2,2 microfarad, classico che c'era nei circuiti a valvole di una volta. Comunque, se noi andiamo a misurare questo condensatore otteniamo una forma più o meno così. Ora, in certi punti qui che la vedete leggermente sbiadita è perché la telecamera fatica a stare dietro alla traccia praticamente, e sicché si vede ogni tanto che sembra non completa la traccia, in realtà io la vedo bella completa. Su un oscilloscopio digitale probabilmente non si vedrebbe nemmeno con la videocamera, però qui se vedete questa cosa qui non è un problema dello strumento, è un problema solo della videocamera che inquadra un pezzettino di traccia alla volta. Comunque dicevo, questo è un condensatore da 2 microfarad, 2,2 microfarad. Se andiamo a misurare in circuito diversi condensatori e più o meno la curva è quella, diciamo, vanno bene. Se rimane così, vuol dire che il condensatore è aperto. Se lo trovassimo in questa situazione qui, il condensatore è in corto, quello va da sé. Però anche se questa è una capacità dimezzata, è da 1 microfarad questo qui, però anche se troviamo un condensatore
una misura così praticamente, ci accorgiamo subito che il condensatore non è, diciamo, del valore, perché un condensatore magari da 2,2 microfarad deve dare una forma d'onda, lasciamo stare che è strana, dovrebbe essere un cerchio, ma comunque deve dare un'ampiezza di questo genere qui, che sono circa 3 quadretti. Se la troviamo così, il condensatore ovviamente è diverso e è variato di valore, se fosse lo stesso condensatore, dico, dello stesso valore. E sicché anche qui possiamo a colpo d'occhio capire se ci sono variazioni di capacità, anche se non sapremo la capacità del condensatore. Stessa cosa, un condensatore di capacità più alta, più è alta la capacità, più, diciamo, la riga diventa verticale, che possiamo però aggiustare per fare dei test con altri che sono in circuito con i comandi dell'oscilloscopio. E va bene, queste qui sono due funzioni belline, condensatore e resistenza, che insomma comunque, diciamo, perlomeno si può fare in circuito. Non dà diciamo la misura dell'SR, non dà, diciamo che confronta due condensatori se la curva deve rimanere quella, o se questo fosse uguale, ve l'ho già detto prima, se è variata. Questo lo dovete memorizzare nella vostra testa, perché è uno strumento che ci vuole un pochino di tempo per imparare a usarlo. Un'altra caratteristica che può essere è la misura, mettiamo, dei diodi. Noi andiamo a misurare un diodo, deve dare il famoso una L praticamente. Se mettiamo il puntale positivo in questa maniera, se ovviamente lo giriamo sarà al contrario. Comunque, per capire, sì, che questo è un diodo, solito discorso, il diodo va bene. Se il diodo avesse un altro problema, perché fosse aperto rimarrebbe così, se fosse in corto sarebbe così, insomma sappiamo che questo è un diodo. Facciamo anche una prova veloce, mettiamo che questo diodo sia in perdita, vediamo se lo misura, non è una prova che ho fatto. Se il diodo fosse in perdita darebbe una curva, vedete, ci ho messo in parallelo una resistenza. Se fosse in perdita non darebbe una curva netta, ma darebbe una curva leggermente inclinata, sicché questo ci direbbe che il diodo è in perdita. Se io tolgo la resistenza, questa è la curva caratteristica del diodo, ci metto la resistenza perché è in perdita e, come vedete, cambia la forma d'onda. Sicché anche questo ci può dire se un diodo è buono, se è in perdita o se è aperto, velocemente in circuito. A meno che in circuito poi non ci sia in parallelo una resistenza, ma insomma capiamo anche quello così. Allora, ora andiamo a vedere gli Zener. Qui c'è una scatolina, questo è uno Zener, tiriamone fuori uno che non sia veramente messo male, questo. È uno Zener da 5 volt. Ora vi faccio vedere quello che dicevo prima rispetto alla curva Z, che ecco, uno Zener deve dare questa curva qui, come la vedete, che io ho detto Z, ma insomma questa curva qui. Se quando fate le prove non vi dovesse dare una curva tipo quella del diodo e basta, per ripetermi tipo così, vuol dire che le resistenze non sono di valore adeguato e dovete ritoccare un attimino il valore di quelle resistenze là. Allora, Zener, qui stiamo misurando uno Zener da 5 volt. Uno Zener da 5 volt, se ora voi vedete, l'oscilloscopio è messo su 5 volt in verticale e la stessa cosa qui su 5 volt in orizzontale, perché è in XY e sicché, diciamo, questa manopola alla fine fa la larghezza orizzontale. Il diodo Zener è da 5 volt, sicché ogni quadretto in orizzontale, lo sto spostando io ora, ogni quadretto in orizzontale sono 5 volt, un quadretto mi dice anche che lo Zener
è circa 5 volte. Non mi dà una misura precisa, ma insomma possiamo sapere che lo Zener in questo caso è uno Zener perlomeno prossimo ai 5 volte. Non è sicuramente uno Zener da 10 volt o uno Zener da 20 o quello che sia, perché è un quadretto solo. Allora, ora cambio e prendo uno Zener da 10 volt. Sono questi. Lo Zener da 10 volt dovrebbe dare a questo punto 2 quadretti, e infatti dà circa 2 quadretti. Ripeto, non è per i precisini, però ci dice che comunque è uno Zener da 10 volt. Se invece vado a pescare uno Zener, per esempio, si fa per fare delle prove veloci, questi qui è una scatolina con gli Zener da 15 volt, ovviamente verrà fuori 3 quadretti, sicché questo è uno Zener da 15 volt. Non possiamo misurare col circuitino che vi ho fatto vedere, è un trasformatore diciamo di quel genere lì, Zener superiori a 15 volt, perché ci vorrebbe un trasformatore di tensione più alta, però poi magari facciamo dei danni agli altri componenti. Perché diciamo questo circuito qui misura degli Zener che arriva massimo fino a 15 volt. Accorgete perché questa parte della Z praticamente è più bassa che se non andiamo a vedere uno Zener da 10 volt, per esempio. Come vedete qui è più alta, sicché questo dice che abbiamo raggiunto il game over praticamente, come veniva scritto nei flipper. Allora, un'altra cosina interessante sono i transistor. Allora, questo qui è un transistor NPN. Se io vado a misurare un transistor NPN, ora faccio solo base collettore. Il collettore l'abbiamo qui, base collettore, mi dà una striscia, una forma d'onda, scusate, come se fosse un diodo. In questo caso diciamo che va verso il basso. La rifacciamo, va verso il basso. Se vado a misurare un PNP, va verso l'alto, sicché già in questa maniera sappiamo che un transistor può essere PNP o NPN. Però fa anche un'altra cosa. Allora io ora l'attacco direttamente qua alla base. Questa è la base, questo è il collettore come prima, che fa capo praticamente alla carcassa del transistor e fa la curva in basso. Quando io vado a toccare l'emettitore fa una curva come se fosse uno Zener più o meno accentuata, sicché questo è l'emettitore. Il collettore lo riconosco e è così. Ora io capisco che, ripeto, ci sono quei circuitini cinesi, gli apparecchietti cinesi che ce lo dicono, dice allora noi che lo facciamo a fare questo. Però negli anni 60 non c'era, e con un tester analogico andare a vedere base collettore emettitore era un pochino più difficile, sicché collettore dà la riga praticamente netta e se tocco l'emettitore mi dà praticamente come se fosse un diodo Zener, una Z, diciamo, la chiamo io Z. Un'altra cosa, se io vado a toccare l'emettitore e il collettore mi dà ancora un'altra riga, un'altra forma d'onda, chiamiamole righe, più strana. Sicché abbiamo individuato base, collettore, emettitore del transistor. Se è un PNP si vedranno le stesse cose, ma ovviamente è cascato. Si vedranno le stesse cose ma rovesciate, sicché il collettore come prima andrà verso, se tocco il collettore la linea andrà verso l'alto, se tocco l'emettitore sarà una Z ma al contrario di prima. E la stessa cosa se io poi vado a toccare
collettore emettitore mi farà una forma d'onda più strana. Comunque individuare base, collettore, emettitore ce lo fa fare, anche quello potrebbe essere una cosina interessante. Ripeto, oltretutto è un circuitino che possiamo usare a scopo didattico e non costa niente farlo, perché c'è due componenti che le avete sicuramente nei cassetti. Un trasformatore di recupero non serve di potenza. Io ho usato un trasformatorino, vi ho fatto vedere quando lo montavo, che l'ho smontato da un alimentatore di un vecchio Metz, che è un flash praticamente. L'ho smontato di lì, un trasformatore che mi pare sia 4 watt neanche, sicché non c'è potenza. Allora le mettiamo via, sicché abbiamo controllato il dio degli Zener, le resistenze l'abbiamo visti, i condensatori. Un'altra cosa interessante sono i trasformatori. Allora, i trasformatori, vedete, io l'ho segnati perché c'è un mucchio di diciamo di reofori che non sono collegati a niente, che ho segnato quelli che in realtà sono collegati, perché sennò così qui da lontano alla fine non lo vedo. Qui c'è scritto 10 volt, è l'uscita, qua c'è scritto 230 volt, sicché ovviamente è l'ingresso. Possiamo andare a vedere qual è diciamo il primario e il secondario di un trasformatore. Ovviamente se ha un primario a 220-230 volt è un secondario in bassa tensione, perché se no se ha un primario a 220 e un secondario a 400 volt le misure sono ben diverse. Ma diciamo un trasformatorino comune, che il primario e il secondario comunque si possono individuare col tester, lo dico perché sennò qualcuno me lo fa notare ovviamente, ma noi stiamo parlando di questo circuito qui, sicché il tester in questo momento via, non ce l'abbiamo. Allora, se andiamo a misurare il primario, che ha una resistenza più alta anche, ma non solo la resistenza, perché diciamo ha anche, questo si comporta come una bobina, noi vedremo una forma d'onda in questa maniera qui. Sicché una forma d'onda che si allarga dal basso verso l'alto, un'ellisse, in questa maniera qui. Se andiamo a misurare invece il secondario, avremo una forma d'onda all'opposto, diciamo in questa maniera qui, se io allargo un attimino con l'oscilloscopio. Sicché con la forma d'onda primario così, secondario in quest'altra maniera, che una rimane orizzontale praticamente e una diventa verticale. Poi possiamo prendere un altro trasformatore, ora per fare sempre la prova, questo è 18 volt in uscita invece che 10 volt, e avremo la stessa cosa. Orizzontale sul primario, un'ellisse orizzontale sul primario e un'ellisse verticale comunque sul secondario, anche se ovviamente la tensione di uscita è diversa, però capiamo che questo comunque è il secondario. Un altro trasformatore sconosciuto come potrebbe essere questo, che non sappiamo qual è il primario dal secondario, anche se un occhio attento si riconosce, cioè il rosso qui è il secondario perché ha i cavi più grossi, sicché ovviamente è in bassa tensione e erogherà una corrente più alta, però diciamo uno che non lo sa, anche qui andiamo a controllare col secondario una riga verticale, col primario si rimarrà sull'orizzontale. Ecco fatto, anche se è un pochino più alta. Ma non solo, se avesse questo trasformatore, vediamo se mi fa bugiardo, se il trasformatore avesse il secondario in cortocircuito dovrebbe cambiare qualcosa, e infatti viene fuori una cosa di questo genere qui, e questo vuol dire che il secondario è in cortocircuito. Misurando il primario mi darebbe una forma d'onda strana, vedete?
metto un cortocircuito e mi dà una forma d'onda strana. La stessa cosa succede se ci avesse il primario un cortocircuito, ripeto, lo vedo anche con un tester se c'è il primario un cortocircuito, il secondario un pochino meno, però comunque se è in questa maniera, se fosse in cortocircuito, come vedete si chiude un attimino, vedete, si è chiusa, praticamente è diventata una barra verticale invece che leggermente così. Comunque anche qui possiamo allargarla un attimino con i comandi dell'oscilloscopio e poi quando andremo a fare il cortocircuito la vedremo che si chiude. Sicché diciamo in questa maniera qui ci possiamo controllare anche i trasformatori e non ce la fa a controllare delle bobine di basso valore. Aspettate un attimo, ne prendo una. Le bobine di basso valore ovviamente, siccome è una frequenza bassa, si lavora sui 50 Hz e praticamente me le dà come una resistenza, sicché quelle non si possono controllare, a meno che non sia una bobina grande come magari ho fatto vedere il primario o il secondario di un trasformatore. Allora il video è terminato, io spero che questo circuitino fatto con due componenti, tre componenti in croce 4 con il trasformatore, componenti in croce, vi sia piaciuto, perché secondo me è veramente utile. Ci si può fare riparazioni, può aiutare tanto, se fate una scatolina tipo questa è anche abbastanza bellino, si può fare diverse riparazioni velocemente, imparandolo a usare ovviamente, si può usare in circuito, sicché è una bella cosa, e non costa niente farlo. Ovviamente bisogna prenderci la mano, però è un circuitino, diciamo, secondo me bellino e interessante, anche a scopo didattico. Se uno lo vuole usare a scopo didattico si mette lì e vede quello che succede misurandoci vari componenti, magari anche altri componenti che io non vi ho presentato. Sicché, che vi devo dire? Lasciate un mi piace, commentate, cercate di essere buoni nei commenti, e iscrivetevi al canale chi non l'ha fatto, se no, come dice, diciamo, un mio amico, non sono motivato, non io ma lui che ha anche lui il canale YouTube. E noi come al solito ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.